Oh, finalmente posso entrare nel kayak. Fermali! Dove pensi di andare? Ho appena passato la cera. Metti le pattine. Buongiorno dai due in cammino e in kayak. Siamo qui per un unboxing veramente molto speciale, quindi senza indugio iniziamo. Oh, che casino! Iniziamo con... Se riesci a sollevarla da seduta, ti faccio un applauso. No, andiamo. Aspetta. Ci siamo scambiati i ruoli perché serve un po' di forza. Ok, sacca stagna, che è il nuovo modello, diverso dal nostro che abbiamo acquistato per swing. Contenuto della sacca stagna: una spugna nella rete, una chiave per smontare le valvole Archi Roberts HR, il kit di riparazione compressivo anche di colla, l'adattatore per la pompa, la mitica pinna della Gumotex, bella solida, e ora rullo di tamburi. Sì, è una sacca da 100 litri anche questa comunque. Per ora la mettiamo da parte. La Sea Wave della Gumotex ha anche la sua bella cinghia di compressione. Eccola qui. E prima di aprirla, un'avvertenza: quando acquistate un kayak nuovo, fate una foto o un video di come vi arriva, di come è piegato, perché così poi vi aiuterà nel momento in cui dovete andare a ripiegare il kayak, specialmente se siete su una spiaggia, se siete in riva a un fiume. Le cose non sono così semplici come essere a casa sul pulito, e se già non sapete come fare diventa ancora più complicato. Ok, visto come si piega in modo diverso dallo swing, la punta si piega diversamente. Ok, i sedili sono già nella loro posizione. Questo è il sedile, il puntapiedi, altro sedile e quindi altro puntapiedi. altro puntapiedi. Andiamo a gonfiare. Allora, sono queste valvole piccole, hanno bisogno, o le gonfiate a fiato, però siccome sono gonfiabili fino a 3 psi non so quanto. Mi sa che devo gonfiare a fiato perché la nostra pompa non va bene. Oh, date una bella soffiata, chiudete la valvolina, riprendete fiato per non prendere per non morire e poi risoffiate. Ok, non è gonfiata a 3 psi, però Ci giochiamo il kayakista così. ci giochiamo il kayakista. Dovremmo procurarci un attacco adatto per questo. O qualcuno che soffia al posto O qualcuno che soffia al posto nostro, mi sembra anche un'ottima idea. Vedete, non lavoro mai più. Ok, gonfiati. Allora, è segnato qui la pressione massima di esercizio 0,25 bar, per cui è 3,75 psi. Si gonfia a una pressione leggermente superiore rispetto a quella dello swing. Qui invece non abbiamo problemi. Qui invece non abbiamo problemi. Ok, controllate che i pistoncini siano tutti nella posizione per il gonfiaggio, perché altrimenti fate fatica per nulla. Ok.
E adesso iniziamo. Manca il fondo. Wow! Fa caldo. Ora vi faccio notare una cosa, io non ho ancora messo la pinna è qui, vedete? Non l'ho messa perché sono in casa sul pavimento, comunque è la pinna di questo modello della Goomtex, come praticamente tutti gli altri, si mette solo a kayak sgonfio, però guardate il kayak, vedete? Non è piatto come lo swing, vedete lo swing che è giù bello piatto? Perché la particolarità della Seawave è che ha una chiglia, per cui le performance di questo kayak saranno nettamente migliori rispetto a, per esempio, a quelle di altri kayak completamente piatti, proprio perché c'è una chiglia formata dal tubolare centrale. Inquadra qui per favore. Il tubolare centrale, se guardate, è molto più pronunciato rispetto agli altri. Questo è un fondo I-beam, sono tante camere d'aria appaiate e unite, ma il tubolare centrale è stato costruito in modo diverso dagli altri per formare una chiglia. Poi dopo, quando la gireremo, vi farò vedere meglio. Devo prendere fiato. Ecco, l'avevo girato per farvi vedere bene meglio quello di cui parlavamo prima. Cioè il grosso tubolare centrale che forma una chiglia. Forma una specie di chiglia, per cui questo kayak dovrebbe essere più resistente al vento, per cui tracciare meglio, ed essere anche un filino più veloce del normale. Questa è la piastra su cui poi va innestata la pinna direzionale. Ora non l'ho montata perché ovviamente. Eccoci con la nostra Seawave montata. Vediamo qualche dettaglio tecnico. È un kayak gonfiabile lungo 4 metri e 55 centimetri. Come vedete è più lungo del nostro swing. La larghezza massima è di 80 cm, per cui è un pochino più stretto. E andiamo subito a misurare lo spazio a disposizione degli occupanti, 36 cm. Vedete, è circa 36 cm nel punto più largo. Qualcosina? Sì, 36-37 per vari occupanti. È un kayak volendo anche a 3 posti. Ci sono dei numeri all'interno della fiancata indicano dove montare i sedili a seconda del numero di occupanti del kayak. Può essere pagaiata da 1, 2 o 3 persone. Allora, se dovete usarla come da soli, allora dovete fare riferimento all'1. E poi in 2 dovete fare riferimento agli attacchi col punto 2 per cui se siete in 3 dovete fare riferimento agli attacchi indicati col 3. Queste, come potete vedere, sono delle fettucce che servono per i rinforzi in alluminio del ponte. Similmente allo swing che ha 3 rinforzi, questa ne può montare 4. E anche questa è possibile equipaggiarla con un ponte di coperta, per cui è un kayak molto versatile. Questo è nella configurazione kayak aperto, però è possibile chiuderla completamente come lo swing. E come lo si fa? Con questo pacchetto che apriremo dopo. Abbiamo i nostri 2 sedili
sono gonfiabili, per cui devono essere molto comodi. Poi li testeremo meglio con una lunga pagaiata e vi faremo sapere. Come già detto, le valvole sono di tipo Archie Roberts HR e il fondo possiede una valvola di sovrappressione che vedete è lì, per cui se si gonfia troppo il fondo, la valvola si apre automaticamente e esce la pressione in eccesso, per cui il fondo viene salvaguardato. Questo è utile se per caso è una giornata molto calda, oppure se malauguratamente avete la pessima idea di lasciare il kayak per un lungo tempo al sole in spiaggia, cosa che io sconsiglio di fare, per cui col calore la pressione interna sale, la valvola si apre, per cui il fondo, che è quello un pochino più delicato delle 3 camere d'aria che compongono questo kayak, viene salvaguardato. Le altre 2 camere d'aria non hanno, i tubolari non hanno valvole di sovrappressione, però essendo a simmetria radiale, perché praticamente la sezione è rotonda, la pressione in eccesso si distribuisce uniformemente su tutta la circonferenza interna, per cui perdona un pochino di più gli eccessi di pressione, però anche qui è meglio non esagerare. Parliamo del materiale di questo kayak. Questo kayak è costituito in Nitrilon, che è un materiale brevettato dalla Gumotex, è un materiale molto resistente e leggero, per cui per esempio a parità del PVC è più resistente e più leggero, per cui se ne può usare di meno per costruire i kayak costruiti in Nitrilon pesano meno di altri. Il nostro Swing 2 addirittura è il Nitrilon Light, che è una versione più leggera del Nitrilon, pesa solo 12,5 kg. La Seawave pesa 17,5 kg in questa configurazione. Ovviamente se aggiungiamo il ponte di coperta e i sostegni metallici il peso aumenta, magari poi li peseremo a parte. E soprattutto il Nitrilon è un materiale molto più ecologico del PVC. Intanto il PVC è cancerogeno, è stato riconosciuto come materiale cancerogeno. Il Nitrilon no, è costituito da 3 strati, 2 di gomma, mi sembra, uno di gomma naturale, uno di gomma sintetica e un altro strato che li tiene insieme. Per cui nella sua produzione non vengono prodotti, non vengono rilasciati in atmosfera gli ftalati, che sono quelli poi cancerogeni e pericolosi. Per cui né durante la produzione né durante l'uso è pericoloso per l'essere umano. Questa mi sembra anche una bella cosa. Attenzione all'ambiente mi sembra una bella cosa anche da parte della Gumotex. Abbiamo 2 poggiapiedi, anche questa la bontà di questi poggiapiedi la testeremo sul campo, perché così adesso non è possibile farsene subito un'idea. E lungo tutto il bordo della Seawave c'è questa bella sagola di sicurezza, di emergenza, per cui se doveste rovesciarvi o finire in acqua, con questa è un po' più facile aggrapparsi al kayak, per cui magari nuotare fino a riva tirandosi dietro il kayak, oppure addirittura risalire sul kayak anche se siete in acqua. Come avrete notato c'è tutta una striscia che corre lungo il perimetro del kayak. È una striscia di velcro che si può aprire, questo è l'anteriore, e ovviamente si può aprire anche tutto il lato, e su questa striscia di velcro si potrà innestare la copertura paraspruzzi che tassona questo kayak Seawave da kayak aperto, cioè da kayak sit on top, lo fa diventare un kayak a puzzetti, per cui poi sul campo vi faremo vedere anche questo. Ha solo 2 maniglie, sono 2 maniglie, una all'anteriore e una al posteriore. Un'altra cosa mi è venuta in mente, come vedete è predisposta per l'utilizzo di un timone. Vedete questi 2 forellini sono i fori passanti per i cavi del timone, e in più c'è questo foro che serve per fissare la piastra su cui andrà innestato il timone. Questo foro però è anche utile, non lo stavo inquadrando, questo foro è anche utile per svuotare il kayak dall'acqua. Una volta che l'avete lavato tutto o che entra acqua, lo mettete in piedi, lo alzate così, in questo modo, e l'acqua uscirà da qui, cosa che sul nostro Swing non c'è, per cui devo fare le acrobazie ogni volta per svuotarlo. Adesso magari vi faccio vedere un po' com'è la prua e poi il video lo concludiamo qui, se no diventa troppo lungo, e poi non resterà che provarlo in acqua. Faccio vedere la prua, com'è bella, è affilata, vedete? È ancora più affilata rispetto a quella dello Swing. Facciamo anche l'unboxing della seconda scatola che ci è arrivata.
Perfetto. Allora, qui. Questi sono i tubi che vanno infilati nei pozzetti per dare la forma e poter montare le gonne paraspruzzi. Cos'è? Il sacco della calza della Befana? Eh sì. Questo è il ponte di coperta. Il ponte di coperta, guardate, questo è il manualetto di istruzioni, poi questo ce lo guardiamo. Sto di tanto su di tu. Sì, appoggio di per lungo sul kayak. Apriamo anche di qui. Apriamo anche questi. E qui ci sono gli archetti. Non li sto ad aprire tutti, però li vedete, sono 4. Ok, i 4 archi simili a quelli dello swing e sorpresa sorpresa ci hanno fornito anche le loro gonne paraspruzzi ufficiali. E noi abbiamo già le gonne paraspruzzi, ma queste sono quelle ufficiali. Questa è proprio di Gumotex, ne apro una. Questa è proprio la gonna paraspruzzi ufficiale Gumotex. Indossala senza saltare che ti sta inquadrando. Apri qua. Apro. E hanno anche una tasca, hanno anche la tasca tascona. per mettere gli oggetti fuori dal... Guarda, bellissima questa gonna paraspruzzi, molto molto bella. Grande Gumotex.